Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Ford Gran Torino di Starsky Hutch in scala 1:8 edizione Hachette, e questo è il nuovo pacco che ho ricevuto oggi. All'interno abbiamo 3 numeri. Adesso poi andremo anche a tirarli fuori dalle buste, guarderemo sommariamente il contenuto e poi sapete che per ogni uscita seguirà un video dedicato del montaggio. Ecco qui, ho voluto solo farvi vedere quello che arriva e come vi arriva a casa. All'interno troviamo il numero 22, il numero 23 e il numero 24. Accendiamo anche questa luce, magari si vede un po' meglio, speriamo. Prima di procedere a guardare cosa abbiamo trovato nell'uscita numero 22, ci tengo a ringraziare tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi dedicano del tempo, e dirvi che siamo quasi arrivati a 2000 iscritti. In realtà ce ne mancano ancora 80. Uso il plurale quando dico siamo perché siete voi, la vita del canale, siete voi che avete permesso quello che sono riuscito a fare fino a oggi, e io vi volevo ringraziare con tutto il mio cuore. E volevo anche dire alle persone che non si sono ancora iscritte che se hanno piacere lo possono fare, è del tutto gratuito ovviamente, e di attivare anche la campanella così sarete aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Andiamo subito a vedere, guardate che bella copertina. Poi il fascicolo andremo a guardarlo nel dettaglio quando eseguiremo il montaggio. Ho cercato di mettere un po' meglio a fuoco l'immagine. Allora, qui abbiamo il montaggio dell'interno del parafango anteriore sinistro. In questo numero assembleremo l'avvisatore acustico e il serbatoio dei liquidi di raffreddamento. Quindi fisseremo al telaio l'interno del parafango anteriore sinistro. Poi alla fine di questo filmato vi farò vedere dove siamo arrivati con il montaggio fino al numero 21. Questo è quello che troviamo, tutto in plastica, non ci sono problemi, il modello è davvero pesante. Ecco qui. Date anche un'occhiata alla mia playlist perché troverete altri modelli. Andiamo ad aprire il numero 23.
montaggio dell'interno del parafango anteriore destro. In questo numero, oltre ad assemblare l'interno del parafango anteriore destro, ci occuperemo anche della scatola dei fusibili e della scheda elettronica. Mi si è incespiccata la lingua. Ecco qui, tutto di plastica, abbiamo anche 2 tubi di gomma. Seguitemi che poi andremo anche a preparare i 3 video dedicati al montaggio di ogni singola uscita. Il numero 24. Peccato che i fascicoli siano consegnati in questo modo, senza troppa cura. Montaggio dell'interno del parafango anteriore destro e della batteria. In questo numero ci occuperemo del relè di avviamento e della batteria, da fissare poi all'interno del parafango anteriore destro, quindi fisseremo quest'ultimo al telaio. Bene. Alla fine avremo questo. Come vi ho già detto, poi andremo a vederlo bene nel dettaglio. Ma guardate questa batteria. Il particolare, i tappi non verniciati in un'unica fusione, ma messi in un altro, come posso dire, in un altro telaio, quindi proprio a parte. Saranno da prendere e andare a inserire uno a uno nella batteria. E questi sono i morsetti argentati. Che bellezza! Questo modello, lo dico e lo ripeto, è veramente meraviglioso. Abbiamo 2 tubi di gomma, però ecco, non vi preoccupate perché è inutile che li apra adesso. Andrò subito, come vi ho detto, a preparare i video, quindi seguitemi, e se siete intenzionati ad acquistare questo modello ma avete ancora dei dubbi, per quello che può valere il mio giudizio, io vi consiglio, se potete farlo, di acquistarla, perché è veramente un'auto splendida. Ford Gran Torino di Starsky Hutch. Bene, io direi che abbiamo finito. Adesso faccio una rappresentazione di quello che ci ha portato fino al montaggio numero 21 e poi ci salutiamo. Ecco qua, guardate che meraviglia. Abbiamo il parafango anteriore sinistro tutto in metallo. Ho messo l'immagine a fuoco, speriamo che si veda meglio. La scritta Gran Torino bellissima in rilievo. Qui andrà inserito il LED che permetterà alla freccia poi di funzionare. Abbiamo parte della copertura interna del parafango sinistro. Il piccolo lampeggiante che non è funzionante. Vedremo se si potrà fare qualcosa, visto che ho acquistato diverse uscite numero 1,
perché sapete che io sono solito diversamente a non modificare i modelli. Poi abbiamo questo musetto splendido, bellissimo. Non vi ripeto sempre le stesse cose, guardatelo soltanto. In ogni foro andrà messo all'interno il suo LED dedicato. E poi, ecco qua, questo splendido motore che è ancora da terminare, ma è veramente super dettagliato. Un mio iscritto, e ti chiedo scusa perché non mi ricordo il nome, se me lo scrivi nel commento ti nominerò la prossima volta, perché è giusto, me l'hai detto tu, mi ha riferito che nell'uscita numero 38 dovrebbero darci un qualcosa per sostituire l'errore che hanno commesso nel sistema di ammortizzatori. Vi ricordate quando ho montato il modello che mi accorsi subito che le ruote, invece di allargarsi quando andiamo a premere giù il modello, come farebbero anche le auto vere, si stringono all'interno, si inclinano verso l'interno e non va bene, anche se per carità non ci dobbiamo giocare. Comunque ci verranno dati questi pezzi da sostituire. Vorrei avere più luce, ma più di così non sono in grado. Vediamo. Non ce la faccio. Ci tenevo a farvelo vedere bene, ma non credo di essere riuscito a fare quello che invece avrei voluto. Guardate che spettacolo. Io trovo che questo modello sia veramente verniciato benissimo e super dettagliato. Qui abbiamo il filtro dell'olio. Bene, adesso ci salutiamo e un'ultima cosa, fate attenzione a questa valvola farfalla sopra perché rischiate di perderla. Fate molto attenzione. Bene, Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo e vi dà appuntamento al prossimo video che sarà il numero 23. Eccolo qui. Un attimo che controllo anche l'altro perché non vorrei darvi informazioni sbagliate e infatti non sarà il 23 ma il 22. Seguirà poi il 23 e per finire il 24. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!